tiriamo su. Boh, strano. Ma lo sapete che delle oltre 20 action cam economiche che ho comprato su Amazon, a parte che ne ho tenute questa no, ne ho tenute veramente pochissime, ma praticamente sott'acqua non ne va bene nessuna. Anzi, ne va bene una, che vediamo in questa puntata. E neanche poi sempre, ma dopo vediamo gli aspetti complicati. Questa è la prova che avevo fatto in precedenza con le 4 action cam subacquee senza case, no? La Rollei, la Caso, la Victure. Queste hanno l'evidente vantaggio che le prendi e le butti nell'acqua. Ma di queste economiche nessuna era andata bene perché vedete che la spiaggia sott'acqua è grigia solo con la Insta360, che di certo non è economica. Le action cam senza key inoltre hanno un piccolo difetto, cioè alcune hanno un piccolo difetto come la Casio Brave 7LE. Mi aveva fatto condensa, pensavo fosse condensa, ma semplicemente, oh, guardala qua, e non parte più. Se usiamo un case invece dobbiamo fare molta attenzione alla nebbia che si crea qua davanti. La più delicata è la GoPro Hero 4, non so per quale motivo, e ci sono due soluzioni. C'è uno spray che si spruzza e poi con una peccetta come si dice, con uno straccetto si pulisce bene la lente, l'obiettivo e il case. Oppure c'è uno straccetto che costa un po' di più perché lo spray costa sui 4, lo straccetto l'ho pagato 15 euro e il concetto è simile. Il concetto è simile, cioè pulisci molto bene prima. Funzionano abbastanza, ne parliamo nella prossima puntata se stiamo attenti. Adesso vi lascio vedere la prova di come sono andate sott'acqua e notate che a ogni metro, 1, 2, 3, 4, 5, io dico siamo a 1 metro, 2 metri, quindi voi sapete a quale profondità vanno bene. Se vanno bene. Questo è 1 metro, perché lui corregge il rosso e quindi questo è 2 metri. Vediamo a che profondità i colori diventano giusti. Questo è 3 metri, questo è 3 metri, questo è 4 metri e questo è il fondale a 5 metri. Quattro, 3, 2, 1. E direi che abbiamo fatto tutto. Facciamo la discesa libera l'ultima volta perché mi piace. Vai, fate una bella ripresa. Ok, tiriamolo su e abbiamo finito. Buono. Marco resta positivo, 3, 2, 1 e c'è. Signore e signori, ce l'abbiamo fatto. Quindi io questa la volevo anche mettere di là. Allora, la Caso è l'unica che se vedete, quando arriviamo soprattutto in fondo, no, qua siamo in alto, quando arriviamo proprio sul fondale, la sabbia è grigia e lei è l'unica che la mostra grigia come deve essere. Quindi la correzione, il white balance, il colore è reso naturale. Però a 5 metri, perché qua vedi, qua sono in fondo, è perfetta, questo è il colore esatto della sabbia, no? Poi vedremo il confronto con la Insta360. Però se la usate per fare snorkeling non va tanto bene, vedete che qua mi fa molto rosso, vedete c'è questa dominante rossa su tutta l'immagine? Ecco, qua è molto rosso, adesso se vengo fuori...
E qua è molto rosso uguale. È tutto troppo rosso, inutilizzabile. La Caso V50X non va bene per fare snorkeling, perché quando fate snorkeling vi prendete così e vi fa tutti rossi. Appena uscite vi riprendete da fuori, ciao, ho fatto snorkeling, che bello, a parte che non si sente un tubo, però di nuovo siete troppo rossi. Ecco, però se guardiamo la durata della batteria, questa è una DJI Osmo Action che dopo la stessa prova non si accendeva più. Cioè mi sembra che la batteria fosse all'1%. E la Caso Action Cam economica cinese l'ho fatto peggio, o meglio. Ecco, mi spiace che si vede poco perché ovviamente era con la GoPro che riprendevo sotto il sole un casino infinito, però se riesco a farvi vedere, ecco, in questo fermati immagine, fermati, porca zezza. Ecco, qua un pochettino si vede. Qua vedete il simbolino verde che è quello della batteria, non dico che è a metà, però quasi. E quindi a Caso V50X come batteria quasi il doppio di DJI Osmo Action, mi sembra già una buona cosa, e sott'acqua a 5 metri va bene, snorkeling no. Per capire quando va bene la confrontiamo con la migliore dell'universo, finora ma da me provato, che è la Insta360, la quale va sempre bene, 1 metro, 3 metri, 5 metri. Guardate il confronto con la Caso. Qui qua siamo già 1 metro, questo è 2 metri, 3 metri, e qua siamo a 4 metri, sono 5 metri. Io mi fermerei qua a 5 metri, anche perché siamo sul fondo, quindi 5 metri qua è il fondo. Così potete capire quando la Caso va bene sott'acqua. E voi mi direte, ma le GoPro che cavolo? Cioè almeno le GoPro andranno bene, no? Ecco, questa è la GoPro che fra l'altro dovrebbe avere il bilanciamento automatico sopra e sotto, così come ce l'ha l'Insta360, ma funziona ugualmente bene. Vediamo. Sopra sì, perché ovviamente è bello, e qua siamo sotto. Quindi snorkeling, aspetta che se faccio un freeze. Qua è venuta benino, nel senso che quest'uomo qua lo vedo un po' verdastro. Diciamo che fa le immagini fighe, cioè va bene perché è divertente, lui fa il segno yaka yaka. È abbastanza giusto, è che avete visto il passaggio da sotto a sopra, ecco, è più o meno giusta, non è al livello della Insta360. L'altra di cui avevo il dubbio è la DJI Osmo Action, la quale come snorkeling mi sembra che vada molto bene, perché vediamo se riusciamo ad avere un confronto fra sotto. Fate il caso ai colori della maschera e del tubo. Adesso andiamo sopra tendenzialmente. Eccoci qua. Allora, innanzitutto quanto sono bello con la maschera, cioè che non mi si vede, sembra tutto la maschera, fa il monaco. Però guardate i colori, no? Il colore della maschera e il colore del boccaglio, che io devo dire che sono molto simili sopra e sotto. Quindi di queste action cam che ho provato con il case, l'unica che vince sott'acqua ma a 5 metri è la Caso V50X, che io consiglio anche per la durata della batteria e la definizione è abbastanza buona, ma per fare snorkeling, come potete vedere, DJI Osmo Action number one ovviamente, insieme alla Insta360, mentre là dove ti sei nascosta, si era nascosta sciocchina, la GoPro Hero 7 così così, mentre sopra vanno tutte bene, queste tre vanno bene perché comunque sono costose. Voi volevate sapere quella economica, l'unica è questa, però sotto 4-5 metri. Che ci devo fare? Ragazzi, io faccio review oneste, per cui vi dico anche i problemi, così non è che le comprate e vi trovate male. Fra l'altro trovate sul mio canale Telegram, Marco risparmia tutto, tutte le offerte. Invece di 120 come adesso, io l'ho pagata 60 questa. Quindi seguite il canale Telegram e pagate la metà.